Salve a tutti, eccoci qua per il nuovo inizio della nuova onda, il Mago Ciao, Bianco. Ciao a tutti, ciao Donato, ecco di nuovo Shams e Donato, Egitto, Germania, anche se parliamo di altro, con i nostri oracoli e il nostro Solkin Maya, per raccontarvi che cosa portano questi 13 giorni. Siamo in un momento cosmico molto potente, come credo che tutti voi state sentendo, e cerchiamo di darvi la nostra visione e benvenuti a tutti. E vi passo la parola a Donato perché vi racconti un pochino che energie muove questa onda, che cosa ha al suo interno. A te Donato, grazie. eccoci, bene, siamo qui infatti a inaugurare questa meravigliosa onda del Mago Bianco. Qui ci troviamo dunque dopo l'inizio che era stato quella del drago, dove lì ci portava a ritornare a sentire in maniera molto corporea, molto essenziale quello che eravamo e inizialmente siamo giunti qui per manifestare. Ora possiamo finalmente provare a sentire in una maniera più raffinata, più spirituale, quindi il colore è il bianco, raffinazione, trasduzione e qui l'energia ovviamente, come diceva già Shams, si alza di molto perché qui in pratica l'azione è quella del sottile, ecco, e quindi più nello spirituale. Qui faccio un esempio, insomma, il glifo numero 14 è quello del Dalai Lama, ecco, per intenderci, insomma, quindi siamo abbastanza in alto, ecco. Sull'albero della vita cosmico siamo nell'energia femminile, del femminile sacro, che è la sesta dimensione del tempo, quindi siamo veramente parecchio in alto. E adesso niente, passo prima, diciamo di nuovo la parola a Shams che ci fa un suo prospetto di visione attraverso i suoi oracoli meravigliosi egiziani, poi dopo ripassiamo a noi che vi illumino un po' il percorso, come potremo attraversare queste energie di questi nuovi 13 giorni. Ok? Vai. Grazie Donato. Allora, intanto vorrei iniziare così, suonando questo strumento, che viene dall'Africa, per Wow. risvegliarci alla magia della nostra vita. Traendo la ricettività, sigillo l'output della atemporalità con il tono magnetico del proposito. Andiamo a vedere questi 13 giorni, secondo i miei amati bambini oracoli, che cosa vi raccontano e che cosa ci vogliono dire a tutto il collettivo, e spero che ognuno di voi possa trovare il proprio messaggio. Allora, questa onda intanto ci parla nella sua complessità di fare partire la nostra macchina, di fare partire il nostro sogno, quindi di andare, di avere la forza di prendere e partire ed essere in connessione con il tutto. Cioè questi 13 giorni ci daranno la possibilità veramente di fare partire nuovi sogni, di fare partire nuove energie, di fare partire nuovi programmi, nuove idee, nuovi lavori, nuovi amori, quello che volete, ma proprio in connessione con tutto. Quindi dovete rimanere proprio molto centrati, dovete sentire dove volete andare e lasciare proprio che vi accompagnino tutti gli elementi della Terra. Questo è molto importante. Allora, questi 13 giorni ci portano a trovare veramente il nostro centro, quindi rimanere veramente connessi con quello che è il diamante del nostro cuore, veramente. Rimanere lì e chiederci veramente che cosa veramente vogliamo, senza forzare, però veramente in grande armonia. Quindi oggi questa giornata proprio ci dice di essere armonici e di trovare proprio quella strada, perché in questi 13 giorni andremo ad affrontare delle prove molto interessanti, perché ci verrà chiesto
di affidarci veramente totalmente all'universo, quindi di credere in quello che stiamo facendo e di smettere di rimanere sempre nel solito orticello e di avere paura di osare. Quindi questa onda ci chiede di stare centrati, sapere che cosa vogliamo e di osare per ritrovare veramente chi siamo, ritrovare veramente quel re e quella regina che c'è dentro di noi e rimanere proprio nell'essenza, quello che dico sempre, cercate di stare dentro, non lasciatevi prendere dalle cose esteriori, da quello che capita fuori, rimanete assolutamente dentro e fate una grande ricerca per ritrovarvi. Cioè, questi 13 giorni stiamo proprio per dire chi sono io. Voglio veramente questa cosa oppure non la voglio? Questo è veramente molto importante. Io mi ritrovo, sento la mia voce e sento quello che io devo portare avanti, che voglio veramente fare, come lo voglio fare, ok? E lascio andare veramente tutto quello che è stato nel passato e ringrazio tutto quello che è stato, perché vado oltre, mi ritrovo e ritrovo la mia visione e seguo proprio quello che devo fare in grandissima armonia. E a quel punto io sarò assolutamente nel centro del mondo, quindi avrò tutto a disposizione, avrò tutti gli elementi intorno a me, quello che dovrò fare affinché tutto questo lavoro che abbiamo fatto fino a questo giorno venga portato veramente nella materia, no? Nella terra, qui adesso dove siamo, qui e ora, e dobbiamo portare un po' di ordine, quindi dobbiamo riordinare tutta questa miriade di cose che abbiamo fatto, quello di credere, quello di avere sentito cose nuove in un modo diverso, la ricerca che abbiamo fatto, ciò che abbiamo tagliato e ciò che abbiamo invece ehm, abbiamo portato in manifestazione, ok? E dobbiamo portare ordine. A quel punto, quando abbiamo portato ordine, noi saremo pronti per manifestare i nostri doni e per iniziare una nuova strada. Alla fine dell'onda, l'ultimo giorno, il 13°, sarà il giorno in cui vi ritroverete da un'altra parte se avete fatto questo lavoro che vi ho detto. Quindi se vi siete affidati, se avete veramente guardato dentro, guardato l'essenza e non vi siete lasciati prendere dalle cose esteriori e se avete fatto questa grande ricerca di ciò che è consono con voi. Questa è la cosa veramente molto, 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 molto importante. E adesso tiriamo fuori il jolly. Vediamo qual è il jolly di questi 13 giorni in questa onda, che cosa sarà la nostra guida, che cosa ci aiuterà a superare questi 13 giorni. Avere il coraggio di cambiare la morte, morire per rinascere. Io che sono scorpione lo so molto bene. Questo è un mantra della mia vita, però affidatevi, questa non è una carta negativa, ma è una carta che vi chiede di rinascere, cioè di scegliervi e di trovare veramente ciò che è fine con voi. Il mago ci aiuterà a trovare proprio che cosa veramente noi vogliamo, che cosa vogliamo fare, che cosa vogliamo seguire, ok? Nuovi studi, nuove cose che vi arriveranno. Io vi ringrazio moltissimo e per il momento passo la parola a Dotto. Ti salutiamo tutti. Grazie. Eccoci. Dunque, eccoci di nuovo qua. Dunque, ora proverò a raccontarvi come poter attraversare appunto al meglio e portare a compimento lo scopo primario del mago bianco, quindi nell'energia appunto pura, che è quella di oggi, del numero 14. Dobbiamo veramente imparare ad usare quella nostra bacchetta per attrarre veramente magneticamente un proposito e fare in pratica trasformare. Devo un attimo così coordinare queste violenze domestiche di gatti. Eccoci, dunque, io vi dicevo che questo mago deve assolutamente trovare, fare del proprio tempo uguale arte, trasformarlo nel proprio tempo, in pratica, nel proprio tempio, scusate. Quindi fare del proprio tempo il proprio tempio vuol dire trovare quegli strumenti e cercare iniziando
ad attrarli per poter trasformare appunto la propria realtà creativamente. Per fare questo ci viene chiesto dall'Aquila una visione molto ampia per poter appunto visualizzare tutto quello che è il panorama, che possono essere le 1000 probabilità e possibilità, che poi con il guerriero giallo attiviamo per portare coraggiosamente questo tipo di servizio e facendoci le giuste domande su quello che veramente la mente alta ci chiede per realizzare tutto questo. La terra rossa ci dà uno sprono per poter dare forma alla vera sincronizzazione, la vera evoluzione che può portare questo progetto, e quindi gli diamo una forma anche terrena per poterla sviluppare e dargli sempre più cura nel rispetto di quello che vogliamo creare, appunto. Nello specchio invece troviamo il bilanciamento, l'organizzazione, troviamo l'equilibrio che ci porta appunto a riflettere dentro di noi senza farci troppo influenzare dall'immagine esteriore. Qui veramente dobbiamo soprattutto prima cambiare dentro per portare poi per andare avanti con questa missione, con questo progetto. Questo canale viene assolutamente sintonizzato poi attraverso l'energia della tempesta blu, la tempesta blu che ci fa trovare l'energia giusta, catalizzare l'energia giusta per trasformarci e generare molto potere, molta potenza, perché senza l'equilibrio interiore non possiamo trovare poi nel caos esteriore, non riusciamo a trovare la nostra centratura. Ecco, qui infatti nel tono 7, come dicevo, troviamo il canale giusto, che è l'illuminazione del sole, il calore che ci porta appunto a trovare la giusta ispirazione, il giusto nutrimento anche e non solo intellettivo, ma anche proprio di nutrimento, di calore e di assoluta purezza, diciamo, luminosità, ecco, chiarezza di visione, verità assoluta. Poi dopo torniamo nel drago che avevamo appunto sentito come energia nella scorsa onda, e qui dobbiamo integrare e portare sempre più in armonia questo attraverso il nutrimento, attraverso il riconoscere sempre di più chi siamo e chi eravamo e chi siamo ora. Quindi, avendo accettato chi siamo stati, possiamo diventare qualcos'altro, possiamo evolverci. E in questo caso, appunto, il drago galattico ci aiuterà in questo. Con l'energia del vento bianco, poi, nel tono solare, abbiamo la possibilità di comunicare, di realizzare un contatto diretto attraverso sempre lo spirito, il canale del mago molto alto, e lì troviamo appunto quello che veramente ci vuole comunicare lo spirito. Per fare questo poi entrare nell'energia planetaria che comunque unifica e universalizza il tutto. Qui abbiamo l'aiuto della notte blu, della notte blu planetaria, e qui appunto manifestiamo veramente in esterno il sogno, quello che è veramente per noi il nutrimento e l'abbondanza, e quindi andiamo a perfezionare nell'inconscio, e quindi ascoltando veramente
il mondo, diciamo, il tempo del sogno, quello che veramente vuole manifestare, vuole portare nel conscio. Poi dopo abbiamo nel tono 11, abbiamo appunto il seme, e qui liberiamo proprio un senso di consapevolezza. Qui lasciamo proprio che la fioritura prenda piede, che la nuova nascita, il nuovo essere di questo tempo uguale arte riesca a fiorire, e quindi portiamo veramente dentro e fuori la consapevolezza, dentro e fuori nella materia troviamo la forma che gli vogliamo assolutamente dare, nella consapevolezza proprio più profonda di quello che è il progetto finale dello scopo e dell'obiettivo. Dopodiché con il serpente andiamo a comunicare, diciamo, a condividere nel collettivo questo forte istinto, questa forza diciamo sacra, molto alta di iniziazione che è avvenuta perché abbiamo appena dato carne, abbiamo dato una forma appunto a un progetto che viene dal nostro essere più profondo, dal nostro istinto primordiale. Quindi qui noi con fierezza possiamo condividere e possiamo esporlo, possiamo comunicarlo attraverso appunto la forza di dire ok, io ero questo e adesso però sono un'altra cosa, quindi lasciare la vecchia pelle per finalmente mostrare cosa c'è veramente sotto. E nel finale ovviamente abbiamo l'energia dell'accettatore dei mondi, e qui ci viene chiesto un grandissimo atto di coraggio e di forza per trascendere e andare oltre questa nuova energia che abbiamo creato, questo nuovo ponte che abbiamo aperto, che noi intendiamo essere comunque sconosciuto, un po' come lo è la morte. Quindi dobbiamo assolutamente andare oltre tutto questo per creare e portare la pace, l'equità, l'equilibrio fra un mondo e un altro che si è aperto. E quindi questa è una grandissima come dire, un grandissimo traguardo che questo mago apre, perché apre con questa bacchetta attraverso la creazione del suo tempo, e attraverso l'arte apre fondamentalmente il canale verso un altro mondo, un'altra direzione, un'altra dimensione che assolutamente deve esplorare, perché sennò che mago è? Eccovi carissimi, quindi io adesso vi voglio chiudere come al solito, il consueto, l'energia diciamo in forma poetica del canto meraviglioso che aveva scritto Argüelles su tutti gli archetipi dei glifi. Io sono il mago, codificato dal mago bianco. Doppio 7 è il mio numero, segno del mio assorbimento supermentale nelle forze cosmiche della creazione. Dentro la mia sfera di cristallo c'è tutto quello che può essere visto o conosciuto. Grazie alla mia suprema ricettività, ti lascio i codici della definizione risonante, che tu chiami tempo. Sospendi ogni pensiero ed entra con me nell'incantesimo senza tempo del mio oracolo, l'oracolo del mago, grazie al quale le dimensioni vengono cucite insieme. La mia mente è l'universo, il mio corpo è il mondo che vedi, il mio parlare è il suono melodioso del mondo naturale. Il mio terzo occhio è la triangolazione di corpo, parola e mente. Io sono colui che dona nomi magici. Io detengo il segreto dell'accordo perduto, la musica delle sfere, le vibrazioni superiori della legge cosmica. Conoscere me è conoscere gli alberi, perché io sono il movimento e la misura dell'ordine naturale, un Abku.
questo abbiamo raggiunto il termine della nostra trasmissione galattica. Grazie mille, Spero che vi sia piaciuto, grazie per l'attenzione. Vorrei solo ricordarvi, in caso foste interessati a delle letture per quanto riguarda lo stalking, potete sempre contattare me e vi metto in contatto con Donato. Assolutamente. O letture degli oracoli potete contattarmi, voi sapete che noi facciamo sessioni, e se siete interessati invece a una lettura doppia che facciamo io e Donato insieme, stessa cosa, potete tranquillamente scriverci tramite il sito internet, tramite Facebook o con i numeri già sperimentata ed è meravigliosa. E devo dire che sono tutti molto contenti. E quindi vi ringraziamo e siate i maghi che siete, ritrovate il vostro mago dentro di voi. Esatto, la vostra bacchetta, la vostra giusta bacchetta. Usate questa bacchetta questi 13 giorni e mettete i vostri sogni nella terra, come dico sempre io, portiamoli giù questi sogni, mettiamoli qua e creiamoli, è ora che li manifestiamo. Quindi grazie a tutti e buona onda e alla prossima. In la cash.